Ciao, benvenuti a un nuovo episodio di Italiano in 5 minuti. Se non mi conoscete, io sono Susanna, insegnante di italiano per stranieri dal 2014 e oggi vi darò dei consigli pratici per utilizzare meglio sapere e conoscere due verbi italiani che gli studenti stranieri confondono spesso. Questo vale sia che voi siate studenti principianti di italiano, sia che siate intermedi o avanzati. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al mio canale, Susanna Italian Teacher. Siete pronti? Cominciamo! Oggi vi parlerò di due verbi italiani. Questi due verbi sono sapere e conoscere. Conoscere e sapere si traducono in inglese con to know. La difficoltà, soprattutto per gli studenti anglofoni, è che questi due verbi italiani, sapere e conoscere, hanno solo un equivalente inglese. Questo chiaramente complica le cose. È più difficile per uno studente straniero capire la differenza tra sapere e conoscere, capire quando usare l'uno e quando usare l'altro. Cominciamo la nostra lista di consigli pratici per aiutarvi a capire meglio quando usare sapere e quando conoscere. Sapere si utilizza soprattutto quando è seguito da un verbo all'infinito. Sai nuotare? Mi dispiace, non so parlare il russo. Possiamo utilizzare anche sapere con una proposizione verbale, cioè un'altra frase. Sapere più soggetto più verbo coniugato. So che il ristorante è aperto adesso, ne sono sicura al 100%. A differenza dell'inglese e anche di altre lingue straniere, non possiamo utilizzare sapere da solo. Do you know how to do this exercise? Yes, I know. Sì, so. No. In italiano abbiamo bisogno di specificare l'antecedente con un pronome, di completare l'informazione. Sai fare questo esercizio? Sì, lo so fare. Sapevate che Claudio si è sposato? No, non lo sapevamo. Il verbo conoscere, al contrario, non è mai seguito da un verbo, bensì da un sostantivo. Conosci mio cugino? Luca? Conosco bene quella città. Ho vissuto lì 5 anni. Come sapere, è sconsigliato usare conoscere da solo. È sempre bene specificare l'antecedente con un pronome. Conosci questa canzone? No, non la conosco. Chi è che la canta? Lo sapete che sia conoscere sia sapere possono essere usati per esprimere qualcosa che viene imparato a memoria? Conosci la poesia San Martino di Giosuè Carducci?
Sì, la so a memoria. Ora tocca a voi. Scrivete nei commenti degli esempi che contengano i verbi conoscere e sapere. Vediamo se riuscite a utilizzarli correttamente. Spero che questi consigli pratici su quando usare conoscere e sapere vi siano utili per migliorare le vostre conversazioni in italiano. Noi ci vediamo nel prossimo video.